Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti qui sul mio canale. E sì, ho cambiato idea, mi devo ricredere. Io sono sempre stato convinto che per avere un buono strumento, quindi intendo una buona chitarra, bisogna spendere soldi, tanti soldi, soprattutto più si spende, maggiore sarà la qualità dello strumento. Ebbene, mi devo ricredere. Dopo aver provato questa chitarra qui, che adesso ne parleremo e ve la mostro, ho proprio completamente cambiato idea. Siamo nel 2026, naturalmente la tecnologia, la produzione di strumenti musicali ha ovviamente fatto salti in avanti nell'ultimo decennio, tanto che oggi possiamo avere tra le mani uno strumento, per così dire, economico, ma che suona veramente alla grande. Prima di iniziare voglio ringraziare Donner per avermi inviato questa chitarra qui in modo che io la possa provare e la possa recensire per voi. Quindi grazie sentitamente. Ma prima di iniziare a parlare più nello specifico di questa chitarra, che linea, che caratteristiche, andiamo a vedere l'unboxing che ho fatto qualche giorno fa e poi ritorniamo qui. Dunque cominciamo, apriamo innanzitutto la scatola e voilà, troviamo già la chitarra all'interno della sua custodia e questo sacchettino con varie cose. Tra l'altro molto bella questa custodia, tra un attimo la vediamo. Questo sacchetto vediamo che contiene una tracolla regolabile marchiata Donner, un piccolo manualetto di istruzioni su come fare il setup, quindi su come cambiare le corde e come regolare il ponte, chiavi a brugola e strumenti necessari per fare la regolazione ed alcuni plettri. Mettiamo quindi da parte questa roba qua e andiamo a vedere la chitarra. Innanzitutto devo dire che la custodia è veramente bella, ben costruita. Ci sono delle cerniere con delle tasche nella parte anteriore, anche molto spaziose. All'interno ecco la chitarra dentro il suo sacchetto protettivo che adesso vado a togliere. E tiriamo via anche la protezione delle corde. Ed eccola qui. La Donner HLX 500, veramente stupenda, molto bella. E rieccoci qui. Dunque abbiamo visto l'unboxing, abbiamo visto quali sono gli accessori inclusi. Piccola parentesi che riguarda appunto la custodia, che è veramente ben costruita, tra l'altro anche con il logo che è praticamente luminoso, è come si dice carta rifrangente, è molto simpatico. E poi abbiamo tasche davanti, dietro, ed è veramente ben imbottita, quindi insomma è un valore aggiunto allo strumento. Ma veniamo alla protagonista, ossia alla Donner HLX 500, che, come avrete sicuramente notato, è una chitarra headless, ovvero senza la paletta. Ebbene, la prima cosa che ho notato appena l'ho tirata fuori dalla confezione è la sua leggerezza. Infatti pesa solamente 2,4 kg. Inoltre, essendo senza la paletta, risulta anche di dimensioni molto compatte, come praticamente tutte queste chitarre di questa categoria, di questa tipologia. Dunque si prestano molto tipo al viaggio, perché è facilmente trasportabile proprio in virtù delle dimensioni e della leggerezza. Ma veniamo ora alle specifiche tecniche, partendo appunto dal corpo. Dunque il corpo è realizzato in pioppo e in questo modello troviamo una verniciatura lucida di colore bianco. A dire il vero, la verniciatura ha praticamente un effetto metallizzato che purtroppo è difficile da riprendere tramite webcam. Ci sono anche altri due tipi di colorazione, nero e legno naturale, come potete vedere dal
sito ufficiale. Per quanto riguarda invece il manico e la tastiera, abbiamo un manico realizzato in acero tostato e satinato, mentre la tastiera è realizzata in palissandro, quindi direi legni di tutto rispetto. Ma veniamo ad alcune specifiche importanti che riguardano manico e tastiera. Innanzitutto lo shape. Ecco, lo shape non è regolare per tutta la lunghezza del manico, ma sulle parti delle note basse troviamo che il manico è leggermente più rotondo, mentre nelle parti più in alto il manico è leggermente più piatto, quindi praticamente il manico si appiattisce mano a mano che saliamo lungo la tastiera. Questo torna molto utile per facilitare il playing. Perché? Perché in questo modo sulle note più basse, dove normalmente si fanno accordi, torna più comodo avere un manico leggermente più rotondo, mentre nelle parti alte, dove solitamente si fanno gli assoli, avere un manico più slim, più diciamo più magro, aiuta appunto l'esecuzione degli assoli. Quindi anche questa è una caratteristica secondo me molto interessante, che si trova tra l'altro solamente in chitarre di alto livello. Per quanto riguarda invece la tastiera, abbiamo una tastiera con un radius da 12 pollici regolare da cima a fondo ed è composta da 24 fret di tipo medium jumbo che sono realizzati con una lega di nickel argento. Ecco, diciamo che con queste caratteristiche ci troviamo tra le mani una tastiera e quindi un manico molto comodo. Il fatto che sia satinato aiuta naturalmente e agevola anche i movimenti veloci lungo il manico. Il fatto anche di avere 24 tasti che possiamo accedervi praticamente andando fino in cima, ovviamente tutto questo è pensato per dare una maggiore facilità di esecuzione. Una cosa che mi ero dimenticato di dirvi che riguarda il corpo, infatti, è proprio questa ergonomicità. Infatti, se date un occhio, ci sono questi scavi tutto attorno, ma anche sul retro, che aiutano proprio ad imbracciare lo strumento e a poter muoversi in maniera molto più confortevole. Quindi è una chitarra pensata per essere comoda, è una chitarra leggera ed è una chitarra, come ho avuto modo di sperimentare in questi giorni, molto versatile. Molto versatile anche appunto per quanto riguarda l'elettronica, perché abbiamo una configurazione HSS, vale a dire un humbucker al ponte per darci quella spinta aggressiva magari nelle parti roccheggianti e negli assoli, mentre al manico e al centrale abbiamo dei single coil. In questo caso abbiamo il controllo del volume generale, un controllo del tono generale e un selettore a 5 posizioni. Nella prima posizione abbiamo ovviamente solo l'humbucker, nella seconda posizione abbiamo humbucker single coil, poi single coil sempre quello centrale e manico e alla fine solo manico. Quindi diciamo una configurazione molto basic, ma che è quello che serve alla fine: tono, volume e 3 pick up. Quindi è praticamente quella configurazione che permette di avere una chitarra molto versatile che si presta un po' a tutti i generi. È quella configurazione praticamente di chitarra appunto super strat che praticamente è divenuta famosa negli anni 80. Una particolarità: i pick up sono dei pick up passivi, quindi non facciamoci imbrogliare, non sono pick up attivi, pick up passivi marchiati Doner.
Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. Ascoltiamo ora come suonano i tre pick-up con le relative posizioni intermedie. Direi quindi che tutti e tre sono molto equilibrati. Naturalmente l'humbucker spinge di più ed è normale, ma sono equilibrati sia per quanto riguarda volume ma anche come equalizzazione. Naturalmente differenze ci sono e ci devono essere, però personalmente queste 5 posizioni mi piacciono tutte, suonano bene. Ora eravamo con tono e volume completamente aperti, anche questi si comportano in maniera molto regolare. Sentiamo ad esempio il tono. E anche il volume. Quindi una chitarra ben costruita, ben suonante e fra l'altro semplice, chiara, quindi non una chitarra con 1000 switch, 1000 pulsanti, veramente una chitarra che si imbraccia e si suona. Ascoltiamo qualcosa, magari sentendo come si comporta ora con dei suoni veramente heavy, quindi proviamo qualcosa tipo metal. Ma possiamo passare dal metal al funk semplicemente mettendoci nella prima posizione.
Ma tornando con l'humbucker, ecco che possiamo anche andare in territori classic rock. E ancora, cambiamo completamente genere, pick up al manico, stavolta andiamo in territori ambient. E per finire torniamo con l'humbucker e ci vuole un bel solo high gain in stile anni 80. Ebbene, quindi ragazzi, considerazioni finali. Questo strumento è stupendo, viene venduto per un prezzo di circa 340 euro, ma è una roba fenomenale, è costruito veramente bene. Fra l'altro io ho prestato attenzione a come sono rifiniti i tasti lungo il manico, perché sapete che sono un po' fissato con sta cosa, mi capita spesso magari di trovare delle chitarre fatte in maniera molto economica che quando passo così con la mano praticamente mi scarta vetro tutto, quindi in realtà sono veramente rifiniti alla perfezione, cioè non c'è niente da fare, è perfetta. Viene ovviamente venduta con la custodia che abbiamo visto prima, con tutti gli accessori a corredo, quindi le viti a brugola per poter fare le varie regolazioni. Le corde che monta e che ho suonato io sono le sue, che sono 10-46, quindi devo dire veramente uno strumento eccezionale. Qualcuno potrebbe dire è una chitarra che per iniziare va bene. Cavolo, sta qua è una chitarra che magari con il tempo mi faccio un setup mio personalizzato e ci vado benissimo in live a suonare, cioè ci faccio di tutto con una chitarra del genere, veramente veramente stupenda. Quindi ringrazio di nuovo veramente sentitamente di cuore Donner per avermi inviato sto gioiellino qua, ragazzi. Sono davvero entusiasta, sembra un po' un ragazzo che scarta il regalo al giorno di Natale, veramente sono felicissimo, stupenda. Vi ricordo che per acquistarla potete cliccare sul link che trovate qui sotto in descrizione e potete utilizzare il codice sconto ROBY, scritto così, tutto maiuscolo come lo vedete qui in sovraimpressione, e avrete così uno sconto del 15%, quindi praticamente fatene buon uso. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver guardato questo video, vi ricordo che se avete dubbi, domande, scrivete nei commenti, lasciate un like, cliccate sulla campanellina e ovviamente iscrivetevi al canale. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!